Ciao a tutti e benvenuti a un altro episodio della nostra serie, Quiz Patente B. Se è la prima volta che seguite questo canale, siamo all'11° episodio della serie. Guardate il video fino alla fine perché non potete sapere quali domande vi verranno poste durante l'esame. Non dimenticate di iscrivervi, mettere mi piace, commentare e condividere questo video. Senza perdere altro tempo, cominciamo. Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa dopo il veicolo C. Vero. In un incrocio senza segnali vale la regola della precedenza a destra. Il veicolo C ha la destra libera e quindi passa per primo. Il veicolo A deve dare precedenza a C, che arriva alla sua destra, quindi passa dopo C. Il veicolo P, avendo A alla propria destra, passa per ultimo. In presenza di un ferito in stato di shock, occorre dargli piccoli schiaffi su guance e gambe, per riattivargli la circolazione del sangue. Falso. Dare schiaffi non riattiva la circolazione e può peggiorare la situazione, aumentando stress e dolore. In caso di shock bisogna invece far sdraiare il ferito, coprirlo per evitare che si raffreddi, rassicurarlo e, se possibile, tenere le gambe leggermente sollevate. Poi si devono chiamare subito i soccorsi e controllare che respiri. Il segnale raffigurato, posto in presenza di un'isola di traffico, obbliga i conducenti a passare a destra. Vero. È il segnale di passaggio obbligatorio a destra. Quando c'è un ostacolo, per esempio un'isola di traffico, uno spartitraffico o un cantiere, devi superarlo lasciandolo alla tua sinistra, quindi passi alla sua destra. Non puoi passare dall'altro lato. La targa posteriore di un autoveicolo è illuminata per consentire una facile lettura dei caratteri che la compongono. Vero. La targa posteriore deve essere illuminata con una luce bianca, così che numeri e lettere siano leggibili anche con poca luce o di notte. Questa luce si accende insieme alle luci di posizione e serve proprio a rendere la targa chiaramente riconoscibile. Il segnale raffigurato è riservato ai veicoli per il soccorso stradale. Falso. Il segnale è parcheggio. Il pannello con i due martelli incrociati non indica attrezzi o soccorso stradale. Indica i giorni feriali, e l'orario sotto, dalle 8 alle 20, dice in quali fasce orarie vale la prescrizione del segnale. Quindi non è un parcheggio riservato al soccorso stradale. Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle condizioni della strada. Vero. La velocità non va scelta solo guardando il limite, ma anche in base a come è fatta e come si presenta la strada. Se l'asfalto è rovinato o scivoloso, buche, sconnessioni, foglie bagnate, fango, tratti dissestati, bisogna rallentare per mantenere il controllo del veicolo e poter reagire in tempo agli imprevisti. Si possono utilizzare le cinture di sicurezza al posto dei sistemi di ritenuta per trasportare un bambino, purché sia di altezza superiore a 1,30 metri. Falso. Le cinture di sicurezza, normali, si possono usare da sole quando il bambino è alto più di 1,50 m, oppure a 12 anni. Se è alto 1,30 m, è ancora troppo piccolo per essere protetto bene con la sola cintura. Deve usare un sistema di ritenuta per bambini, per esempio un rialzo o un seggiolino adatto, così la cintura passa nel punto giusto senza fare male in caso di frenata o urto. Il semaforo in figura, con luce gialla fissa accesa, impone ai pedoni che hanno già occupato l'attraversamento pedonale di liberarlo rapidamente. Vero. Il semaforo pedonale regola l'attraversamento dei pedoni. Con la luce gialla fissa, chi è già sull'attraversamento deve proseguire e liberarlo rapidamente. Chi è ancora sul marciapiede non deve iniziare ad attraversare perché sta per scattare il rosso.
Il conducente di un veicolo, oltre a rispettare le norme specifiche della circolazione, deve tenere un rapporto corretto e tollerante verso gli altri utenti della strada. Vero. Guidare bene non significa solo seguire le regole, ma anche avere un comportamento corretto, paziente e tollerante, rispettare gli altri, evitare atteggiamenti aggressivi, non reagire con nervosismo nel traffico e cercare di prevedere gli errori degli altri per prevenire incidenti. Eccessivi giochi allo sterzo rendono imprecisa la traiettoria del veicolo. Vero. Se lo sterzo ha troppo gioco, significa che il volante si muove un po' a vuoto, prima che le ruote cambino davvero direzione. In questo caso è più difficile mantenere la direzione desiderata, quindi il veicolo può seguire una traiettoria meno precisa. Per sicurezza bisogna far controllare lo sterzo e verificare che non ci siano giochi anomali. Il conducente deve esercitare particolare prudenza guidando in presenza di ciclista anziano che, per ispezionare la strada alle proprie spalle, esegue con difficoltà e lentezza la torsione del busto a causa dell'età avanzata. Vero. Un ciclista anziano può avere movimenti più lenti e meno equilibrio. Quando prova a guardare dietro ruotando il busto, può sbandare, cambiare traiettoria all'improvviso o non accorgersi subito dei veicoli che arrivano. Per questo bisogna rallentare, mantenere una buona distanza laterale e sorpassare solo quando c'è spazio e sicurezza, senza mettergli fretta. Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare la segnalazione luminosa di pericolo, 4 frecce lampeggianti simultaneamente. Falso. Le 4 frecce si usano in situazioni di emergenza o quando il veicolo crea un pericolo o un intralcio, per esempio guasto o incidente, non come regola per fare retromarcia. Per immettersi nella circolazione in retromarcia il conducente deve soprattutto assicurarsi che la strada sia libera, fare la manovra con prudenza e dare precedenza ai veicoli in transito. Per svoltare a destra bisogna tenersi il più vicino possibile al margine sinistro della carreggiata. Falso. Per svoltare a destra bisogna avvicinarsi al margine destro della carreggiata e impostare la manovra senza tagliare la strada agli altri. Mettersi vicino al margine sinistro per girare a destra è scorretto perché crea intralcio e può essere pericoloso per chi segue e per chi arriva nell'incrocio. Il delineatore raffigurato è usato come paletto di ancoraggio per lasciare in sosta le biciclette. Falso. Quello in figura è un delineatore per strade di montagna. Serve a far vedere dove passa il bordo della strada quando c'è neve o scarsa visibilità, guidando il conducente lungo il margine della carreggiata. Non è un paletto per legare o parcheggiare biciclette. La presenza di passeggeri che schiamazzano a bordo del veicolo può influenzare la concentrazione del conducente. Vero. Rumore, urla e confusione dentro l'abitacolo distraggono. Il conducente può guardare meno la strada, notare più tardi segnali e pericoli e reagire con ritardo. Per guidare in sicurezza serve attenzione continua, quindi i passeggeri devono evitare comportamenti che disturbano il conducente. Se necessario, deve chiedere di smettere o fermarsi in un posto sicuro. Risulta maggiormente pericolosa la collisione tra veicoli dotati di masse molto diverse tra loro. Vero. Quando si scontrano due veicoli con massa molto diversa, l'urto tende a essere più grave soprattutto per il veicolo più leggero, che subisce in genere una decelerazione più brusca e danni maggiori. Per questo, guidando un'auto piccola, bisogna valutare con attenzione i rischi di tamponamento o collisione con veicoli più pesanti, per esempio autocarri e autobus, e mantenere margini di sicurezza più ampi. Il segnale raffigurato preannuncia le corsie riservate agli autobus in servizio pubblico.
falso, Il segnale con rombo giallo indica l'inizio di una strada con diritto di precedenza. Chi percorre questa strada ha la precedenza agli incroci successivi, finché non incontra il segnale di fine o altre indicazioni che cambiano la precedenza. Le corsie riservate agli autobus si riconoscono invece con segnali specifici che mostrano l'uso delle corsie e l'autobus. Fuori dei centri abitati, se non è possibile collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente deve effettuare la fermata il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. vero, Fuori dai centri abitati, quando ci si ferma si deve, se possibile, mettere il veicolo fuori dalla carreggiata. Se però non è possibile, bisogna accostare e fermarsi il più vicino possibile al margine destro, lasciando spazio sufficiente al passaggio degli altri utenti della strada. Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante ed è incosciente, bisogna dargli da bere acqua o tè. falso, A una persona incosciente non si deve dare nulla da bere. Potrebbe soffocare perché non riesce a deglutire bene. In caso di ferita sanguinante bisogna invece tamponare la ferita con garze o panni puliti, chiamare subito i soccorsi e controllare che respiri. Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con pannello che indica le categorie di veicoli esclusi. vero, Il segnale con la lettera P indica un'area dove la sosta è consentita, parcheggio. Può essere accompagnato da pannelli integrativi che precisano condizioni e limitazioni, per esempio orari, tariffe, modo di sistemare i veicoli e anche quali categorie sono ammesse oppure escluse. I veicoli ibridi, con 2 motori, a scoppio ed elettrico, inquinano di più perché azionati da 2 motori. falso, Un'auto ibrida può muoversi anche usando il motore elettrico, che non produce gas di scarico durante la marcia. Inoltre il sistema ibrido aiuta a ridurre i consumi e quindi, in generale, a ridurre l'inquinamento rispetto a un'auto tradizionale. Non è vero che inquina di più solo perché ha 2 motori. La patente di categoria A2 può essere conseguita solo se si è già in possesso della patente di categoria A1. falso, La patente A2 si può prendere anche direttamente, senza avere prima la A1, facendo gli esami previsti, di solito a partire dai 18 anni. Avere già la A1 può semplificare il percorso, per esempio può cambiare cosa devi sostenere come esame, ma non è un requisito obbligatorio per ottenere la A2. Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia. falso, Il segnale indica strada sdrucciolevole. Avverte che, nel tratto che segue, può diminuire l'aderenza delle ruote, per esempio con pioggia, fango, foglie bagnate o ghiaccio. Bisogna moderare la velocità, aumentare la distanza di sicurezza ed evitare frenate e sterzate brusche. Il sorpasso è vietato in prossimità dei dossi su strade a 2 corsie a doppio senso di marcia. vero, Vicino a un dosso la visibilità di ciò che arriva dal senso opposto è spesso ridotta. Su una strada con una corsia per senso di marcia, per sorpassare bisogna in pratica spostarsi verso la corsia opposta. Se oltre il dosso sta arrivando un veicolo, non lo vedi in tempo e il rischio di scontro frontale aumenta molto. Per questo, in queste condizioni, il sorpasso non si fa. Il segnale raffigurato indica il percorso degli autobus che hanno fermate nelle vicinanze. falso, Il segnale indica svolta a sinistra in diretta. Al prossimo incrocio non è possibile svoltare a sinistra in modo diretto, quindi mostra il percorso da seguire per raggiungere comunque la strada di sinistra. In genere consente anche di proseguire diritto o di svoltare a destra e interessa soprattutto chi deve prendere la strada a sinistra.
Il segnale raffigurato preannuncia, in presenza di lavori, di dare precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto. Vero. Questo segnale si trova quando c'è una strettoia, spesso per lavori o restringimenti, che permette il passaggio di una sola fila di veicoli. Chi incontra il segnale deve lasciare passare i veicoli che arrivano di fronte e, se serve, fermarsi e attendere prima di entrare nel tratto stretto. Quando si deve far scendere un passeggero, bisogna tenere presente che l'apertura della portiera di destra è priva di qualsiasi rischio e pericolo. Falso. Aprire la portiera di destra non è mai senza rischi. Può creare pericolo o intralcio a veicoli che arrivano, per esempio moto, biciclette o auto, e può causare urti. Il passeggero dovrebbe scendere dal lato del marciapiede e la portiera va aperta solo quando si è sicuri di non mettere in pericolo nessuno, con il veicolo completamente fermo. La distrazione del conducente può essere causata dall'accensione di una sigaretta. Vero. Accendere una sigaretta può distrarre perché porta a togliere attenzione dalla strada e spesso anche una mano dal volante per cercare accendino e sigaretta. Anche pochi secondi di distrazione possono essere sufficienti per non vedere un pericolo o frenare tardi. La distanza di sicurezza deve essere maggiore se si percorre la corsia d'emergenza. Falso. La distanza di sicurezza si calcola in base a velocità, tempo di reazione e aderenza, e non cambia, perché sei in una certa corsia. Inoltre la corsia d'emergenza non è una corsia di marcia, si usa solo per necessità. Quindi non esiste una regola che dica che lì la distanza debba essere maggiore, la regola è mantenere sempre una distanza adeguata alle condizioni, in qualunque corsia si stia procedendo. Le frecce direzionali in figura consentono di immettersi nella corsia scelta quando le strisce sono ancora discontinue, tratteggiate. Vero. Le frecce sono tracciate dentro le corsie di preselezione e indicano le direzioni che ogni corsia permette all'incrocio. Finché le linee tra le corsie sono discontinue, è ancora possibile spostarsi nella corsia che si vuole scegliere, facendo la manovra in sicurezza e con l'indicatore di direzione. Quando invece le linee diventano continue, non si deve più cambiare corsia e bisogna seguire la direzione indicata dalla freccia della corsia in cui ci si trova. Grazie per aver guardato il video. Se lo avete trovato utile, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate e condividete con i vostri amici che stanno studiando per gli esami di teoria della patente. Lasciate un commento indicando quanti errori avete commesso e quali domande avete trovato difficili da capire. Ci vediamo nel prossimo episodio. Continuate a studiare e divertitevi. Ciao!